Oggi si riparte, lascio Bukhara per andare a Khiva. Lo sapete, quando si viaggia spesso bisogna anche fare i conti con lo stare male, con problemi digestivi, sicuramente una stanchezza accumulata da molti giorni, settimane, mesi. 85esimo giorno di viaggio. Google Maps was sending me Town, it was insane. like at a certain point it was sending me in a road with stairs. This is the Harg, the old citadel of Bukhara. Everything is rebuilt in Bukhara, but at least they preserve this old city town. Very nice. It's very beautiful to take a walk. Let's do benzene here, since we are in the middle of the desert. Who knows where is the next? Hello, benzene? Very nice to meet you. Goodbye. How do you say goodbye in Uzbek? Goodbye. Higher. Ayer? Higher. Ayer. We told them that we have been traveling in Afghanistan and they spent 15 minutes watching all my pictures from Afghanistan. So curious. They were very worried about, was it safe for you girls? That's interesting. Don't make me go on the right. So you need to stop on this bridge because actually there is train. It's also railway. We are arrived in Khiva. Oh, what a nice entrance. Sono arrivata a Khiva. Bellissima questa strada che costeggia le mura antiche, sicuramente rifatte, ma danno l'idea di come poteva essere Khiva. Incredible. Here we are. We did it also today. We managed to arrive. So beautiful. Yeah. E da Bukhara sono arrivata a Khiva. Sembra ancora di ascoltare il rumore delle carovane che entravano con le loro merci all'interno di Khiva e il vociare dei mercanti che scambiavano storie e tesori. Il palazzo di Tash Kauli, o Palazzo delle Pietre, costruito per i Khan di Khiva, ci vollero ben 8 anni per costruirlo. Un tempo che non fece contento il Khan, che voleva fosse costruito in soli 2 anni. Per questa ragione in molti costruttori persero la testa. Il palazzo è un capolavoro dell'arte uzbeka. Entriamo nel Palazzo delle Pietre. Qui un secolo fa viveva il re, ma questa non era solo una residenza reale, era anche l'harem
del re, un microcosmo riservato di vite che si intrecciavano e che poche persone hanno potuto conoscere veramente. L'harem era il cuore privato della vita del Khan, un luogo dove il potere si giocava in modo sottile, tra le mogli, le concubine e le figlie del sovrano. Queste donne, provenienti da terre lontane o da famiglie nobili, vivevano qui in un lusso riservato, ma anche in un isolamento imposto. Queste mura non raccontano solo la storia del potere maschile, ma anche quella di donne che pur nell'ombra hanno influenzato il destino di un regno. Mi vengono in mente le case tradizionali di Kashan, ma anche Isfahan. La prima madrasa che non è stata convertita in un bazar. Incredibile! È la prima madrasa che vedo. Chissà cosa direbbero gli studiosi del tempo se sapessero che le aule destinate all'istruzione superiore, all'educazione, allo studio delle stelle, sono ora spazi adibiti alla vendita di merci. Purtroppo, devo dirvi, merci tutte uguali. Loro vi diranno che sono fatte a mano? Sì. E poi stampate in blocco. Qua nelle ore più calde si cammina rasenti al muro, a caccia di un po' di ombra. «213 colonne di legno, tutte intagliate a mano, sono le radici e il sostegno della moschea Giuma, risalente al X secolo e completamente ricostruita nel XVIII secolo. Il soffitto è basso, sostenuto dalle colonne, e la luce filtra attraverso delle piccole aperture sul soffitto, creando un'atmosfera molto raccolta, quasi meditativa. Questa moschea sfida sicuramente ogni aspettativa. Qui non ci troverete le cupole maestose e i grandi cortili, ma una vera e propria foresta di colonne intagliate nel legno. Tutto il centro di Khiva è protetto e vincolato dallo Stato. Gli edifici e quelle poche migliaia di abitanti del centro non possono in alcun modo modificare gli edifici della cittadella all'interno delle mura fortificate. Quello che sto amando di Khiva è che, nonostante sia una meta affollata come Samarcanda e Bukhara, ci sono ancora degli angoli di questa piccola cittadina fortificata dove non c'è nessuno. Piccoli angoli di grande quiete, di grande pace. Vi ho detto! Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno.
Mentre guardo il sole scendere all'orizzonte, c'è una profonda connessione che attraversa queste terre, un filo invisibile che lega le persone, i luoghi, le culture in questi spazi remoti. Le stesse rotte che ho seguito io alla guida della mia moto le hanno percorse mercanti, guerrieri, esploratori, uomini e donne che come me erano alla ricerca di qualcosa di più grande. Forse è proprio questo il cuore del viaggio, la consapevolezza che nonostante le distanze siamo tutti parte della stessa storia, una storia che continua a riscriversi attraverso il tempo e lo spazio, unendo mondi che sembrano incredibilmente lontani, ma che in realtà sono incredibilmente vicini.